Come si passa da una frase come ho un'idea a una frase come io un'idea ce l'avrei? E soprattutto, perché si usa una frase come questa? Che cosa vogliamo trasmettere? Benvenuti o bentornati, sono Raf. Per chi non mi conosce, insegno italiano all'università in Gran Bretagna e con questi video cerco di aiutare un po' chi sta imparando l'italiano. Dunque, la settimana scorsa stavo ascoltando la radio e ho sentito questa frase: io un'idea ce l'avrei. Mi ha colpito perché ho pensato che non sarebbe facile per una persona che impara l'italiano formare una frase come questa e poi usarla nel contesto appropriato. Rispetto alla frase semplice, originale, ho un'idea, in questa frase ci sono 4 cambiamenti. Il primo è l'uso del pronome soggetto, io. Il secondo è l'uso del condizionale presente al posto dell'indicativo presente. Poi abbiamo la dislocazione a sinistra e infine abbiamo l'uso della particella ci. Di alcune di queste cose ho già parlato in altri video, ma qui voglio ripassarle velocemente e dal punto di vista pratico per vedere che effetto producono all'interno della stessa frase. Sappiamo che in italiano normalmente non usiamo i pronomi soggetto perché quell'informazione è già contenuta nella forma del verbo e quindi possiamo dire tranquillamente ho un'idea invece di io ho un'idea, ma ci sono casi in cui li vogliamo usare, in cui è utile usare il pronome soggetto. La grande grammatica italiana di consultazione elenca 13 casi in cui si usano i pronomi soggetto. Non li vediamo tutti qui, perché qui ci interessa solo la nostra frase, e mi sembra che quella frase corrisponda al caso numero 12 del libro di grammatica, perché l'esempio, appunto, numero 12 del libro di grammatica è penso che andrà tutto bene, io penso che andrà tutto bene. E secondo la grande grammatica italiana di consultazione, in questo caso il pronome soggetto io non modifica minimamente il contenuto comunicativo della frase. In sostanza, che ci sia o non ci sia il pronome soggetto non cambia niente. A me sembra però che una piccola differenza ci sia. Mi sembra che in questo caso l'uso del pronome soggetto serva ad attirare un po' l'attenzione sul soggetto. È un po' come quando io a lezione chiedo ai miei studenti «Avete delle domande?» e mi aspetto che qualcuno dica «Io ho una domanda». Ecco, l'uso del pronome soggetto serve un po' a focalizzare l'attenzione su quella persona. Passiamo velocemente al secondo punto, l'uso del condizionale presente invece dell'indicativo presente. Il condizionale presente serve ad attenuare un po' la frase, a renderla forse un po' più umile, un po' più gentile, un po' più educata. Ho un'idea è una frase più decisa, più affermativa. Avrei un'idea è un po' più umile, è come dire mi permetto di suggerire. È un uso sicuramente molto comune del condizionale, ma bisogna anche stare attenti a non esagerare, a non usarlo troppo. Mi viene in mente la prima scena del primo film di Fantozzi, in cui la moglie di Fantozzi, la signora Pina, telefona alla ditta dove lavora il marito e si presenta dicendo «Io sarei la signora Fantozzi Pina, moglie del ragionier Fantozzi Ugo». Ecco, in questo caso l'uso del condizionale forse è un po' esagerato e da qui ovviamente l'effetto comico. Quando ci si presenta è meglio usare l'indicativo. Parlando di film me ne viene in mente un altro che gioca su questa differenza fra condizionale e indicativo. Il film Totò Truffa, un film degli anni 60. Totò finge di essere ricco e ha la figlia in un collegio svizzero. Buongiorno, eccellenza. Buongiorno. Quando va a trovare la figlia, parla con la direttrice del collegio che gli chiede sempre soldi e gli dice «Ci sarebbe da pagare anche...» E Totò risponde «Ma ci sarebbe o c'è?» Ci sarebbe Lige. Lo faccio entrare? No, eccellenza, Lige, 6.000 lire. Ah, scusi. Prego. Distratto, sa. Ma ci sarebbe o c'è? No, c'è. E allora se c'è, non si discute. Ecco fatto. Ecco, sono 6, guardi un po'. Sì. E la scena si ripete un paio di volte. In questo caso l'uso del condizionale da parte della direttrice
è sicuramente giusto, ci sarebbe da pagare, un po' più educato. Ma ovviamente Totò gioca su questa differenza. Ci sarebbe, cioè non c'è realmente, oppure c'è realmente, indicativo. Torniamo alla nostra frase. Abbiamo quindi aggiunto il condizionale e la frase è diventata io avrei un'idea. Passiamo al terzo punto. Il terzo cambiamento è la dislocazione a sinistra, una cosa di cui ho già parlato diverse altre volte. In questo caso si prende il complemento oggetto, un'idea, e lo si sposta a sinistra, cioè prima del verbo, e poi lo si riprende con un pronome. Il motivo in questo caso è che probabilmente si sta parlando di un problema che richiede una soluzione, che richiede un'idea, e allora qualcuno dice, io un'idea ce l'avrei. Quindi dice io perché interrompe la conversazione, quindi come alzare la mano, e poi mette un'idea all'inizio della frase perché riprende il tema della conversazione, quello di cui si sta parlando. Oppure potrebbe essere anche la risposta a una domanda diretta. Se qualcuno sta parlando di un problema e poi mi chiede tu hai un'idea? Non rispondo ho un'idea, perché in questo caso un'idea sarebbe l'elemento nuovo della conversazione, mentre me l'hai appena chiesto, hai un'idea? Quindi o rispondo semplicemente sì, oppure sarebbe meglio rispondere sì, un'idea ce l'avrei. Ma non siamo ancora arrivati a questa frase perché ci manca l'ultimo passo, la particella C. Diciamo subito che la particella C non aggiunge niente dal punto di vista del significato in questa frase, ma la particella C si usa praticamente sempre con il verbo avere quando questo è preceduto da un pronome. Seriani scrive: in molte frasi della lingua viva incardinate sul verbo avere, l'uso di C può dirsi obbligatorio. A una domanda come hai il biglietto si risponde sì o ce l'ho, non col semplice l'ho. Quindi ci dice praticamente obbligatorio, cioè si usa praticamente sempre con il verbo avere quando è preceduto da un pronome. Direi che si usa sempre con le forme più corte del verbo. Pensiamo alle prime 3 forme del presente indicativo, ho, hai, ha. Non si dice l'ho, l'hai, l'ha, ma si dice ce l'ho, ce l'hai, ce l'ha. Ma mi sembra che si usi appunto praticamente sempre anche con le altre forme del verbo avere, come nel nostro caso con un condizionale presente, e quindi è molto più naturale dire ce l'avrei invece di l'avrei. Una cosa utile da ricordare su questo uso di C è che quando non abbiamo un pronome, ma abbiamo un complemento oggetto che segue il verbo, l'uso di C con il verbo avere è più caratteristico della lingua parlata. Quindi frasi come non c'ho la macchina o c'ho fame, non c'ho voglia, sono tipiche della lingua parlata, ma magari le troviamo un po' meno allo scritto, anzi poi bisognerebbe anche fare un video a parte su come si dovrebbero scrivere queste forme. Ma tornando alla nostra frase, siamo finalmente arrivati alla nostra frase finale, quindi da ho un'idea a io un'idea ce l'avrei. Quindi con l'uso del pronome soggetto per attirare un po' l'attenzione sul soggetto, con l'uso del condizionale per attenuare un po' la forma del verbo, con l'uso della dislocazione a sinistra per riferirsi a un tema che magari è già stato menzionato nella conversazione e infine con l'uso della particella C perché si usa con il verbo avere preceduto da un pronome. Grazie per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!